C'è un momento nell'ascolto dei White Lies in cui capisci che il passato non è mai veramente morto. Le atmosfere sonore e soprattutto la voce profonda e malinconica di Harry McVeigh risuonano come echi della Manchester anni '80, alzandosi come un lamento generazionale. Non è nostalgia nel senso banale del termine, è la dimostrazione che certe emozioni, certi suoni, certi bisogni dell'anima attraversano i decenni e continuano a parlare alle nuove generazioni. Nati a Londra, i White Lies sono stati tra i protagonisti del revival post-punk degli anni 2000. Un movimento che ha riscoperto le atmosfere claustrofobiche e romantiche degli anni '80, ma filtrandole attraverso la sensibilità del nuovo millennio. Mentre band come Interpol guardavano all'eleganza newyorkese, i White Lies hanno sempre mantenuto un'anima profondamente britannica, un romanticismo cupo che ricordava i Joy Division, ma con uno stile tutto loro. La loro storia non è quella di una rivelazione improvvisa, ma di una costruzione paziente. Dall'esperienza giovanile dei Fear of Flying al successo mondiale con To Lose My Life, fino ad arrivare alla maturità artistica degli ultimi lavori. È la storia di tre ragazzi che hanno trasformato l'ossessione per il passato in una visione del futuro, che hanno fatto del revival non un esercizio di stile, ma una necessità espressiva. Preparatevi ad entrare nel mondo dei White Lies. Benvenuti a Ombre Sonore. La storia dei White Lies inizia molto prima che il loro nome diventasse familiare al grande pubblico. Siamo nei primi anni 2000, a Ealing, quartiere a ovest di Londra. Charles Cave e Jack Lawrence Brown sono due amici d'infanzia cresciuti insieme e iniziano a suonare insieme sotto il nome di Fear of Flying. Nel 2004 si unisce a loro Harry McVeigh, che diventerà voce e chitarra del gruppo. I Fear of Flying pubblicano un paio di singoli in vinile, come Root Master e There Is a Crowd, ma si tratta ancora di un progetto acerbo, legato alle sperimentazioni adolescenziali. Come dirà in seguito Charles Cave, era un progetto del weekend. Eppure, sotto la superficie, c'era già qualcosa che li spingeva verso orizzonti più ambiziosi. La vera svolta arriva nel 2007. Il trio decide di cambiare pelle e rinascere come White Lies. Non è solo un nuovo nome, ma un cambiamento completo. Il sound diventa più cupo, intenso, teatrale. Già allora circolava Farewell to the Fairground, brano che diventerà parte del loro futuro album di debutto e che rappresenta un ponte tra le due fasi creative della band. Lo stile dei White Lies viene subito identificato come parte del revival post-punk e new wave degli anni 2000. Le loro canzoni mescolano il rock alternativo britannico con atmosfere oscure e sintetizzatori che richiamano gli anni '80. La voce profonda e baritonale di McVeigh ricorda i grandi frontman del passato, da Ian Curtis ad Andrew Hedrick, mentre il basso ipnotico di Cave e la batteria precisa di Lawrence Brown contribuiscono a creare un suono compatto, epico e drammatico. Nel 2008 pubblicano il loro primo singolo, Unfinished Business, in sole 500 copie. È un test, ma la risposta è immediata. La critica intravede in questi tre ragazzi di Ealing qualcosa di speciale. Pochi mesi dopo, la band apre i concerti dei block party dei Kaiser Chiefs, guadagnandosi una visibilità sempre maggiore. Il grande salto arriva nel gennaio 2009 con l'uscita di To Lose My Life, il loro album di debutto. Il disco entra direttamente al numero 1 delle classifiche britanniche, un traguardo raro per una band esordiente. Con brani come Death, Farewell to the Fairground e la stessa To Lose My Life, i White Lies mostrano tutta la loro poetica. Testi che parlano di perdita, destino e fragilità umana, avvolti in un suono oscuro ma accessibile. Il successo del loro debutto non è casuale. Il revival post-punk era già stato rilanciato da gruppi come Interpol ed Editors, ma i White Lies riescono a dare alla formula un tocco personale, più teatrale e britannico.
Come dirà McVeigh in un'intervista, Charles è il nostro paroliere e spesso riceve commenti dei fan. Le nostre canzoni non parlano mai di problemi globali o politici, sono sempre storie intime su come le persone interagiscono fra loro. Con il loro primo album, i White Lies non solo conquistano un posto nel cuore degli appassionati, ma si affermano come una delle nuove voci più potenti e oscure della scena rock britannica. Il successo di To Lose My Life apre molte porte. Nel 2010 i White Lies diventano una delle band più richieste del circuito festival britannico ed europeo, passando da club a palchi più grandi in pochi anni. Il secondo album, Ritual, è coprodotto da Alan Murder, che in passato ha lavorato con artisti come Depeche Mode e The Killers, e nasce in un intenso periodo di scrittura, durato circa 5 settimane. Pubblicato il 17 gennaio 2011, Ritual consolida la reputazione della band, ma mostra anche come il trio non voglia rimanere intrappolato in una formula. Il disco è più maturo, più stratificato, e i White Lies iniziano ad esplorare territori più ambiziosi, aggiungendo passaggi orchestrali e dinamiche più complesse, senza tradire la loro identità sonora. Il vero salto arriva nel 2013 con Big TV, terzo album uscito il 12 agosto in Europa e il 20 agosto negli Stati Uniti, prodotto da Hal Baller. Big TV segna un momento di crescita. La band dimostra di saper dosare le proprie risorse, costruendo atmosfere più sofisticate, ma mantenendo l'immediatezza che li aveva resi famosi. Il disco ha inoltre un nucleo concettuale evidente. Racconta la storia di una giovane coppia che lascia una cittadina per confrontarsi con la vita moderna e le sue contraddizioni, e riflette il senso di inquietudine e ricerca che attraversa la loro musica. Nel 2013 i White Lies salgono su palchi importanti. Partecipano ai principali festival europei, suonando in manifestazioni di rilievo come Reading e Leeds. Quelle esibizioni suonano come una conferma. Il gruppo è ormai stabilmente inserito nel circuito dei grandi eventi live, e la loro immagine da band epica e drammatica si consolida davanti a platee sempre più numerose. Sul palco dimostrano di aver completato la loro trasformazione, passando dall'essere 3 ragazzi con un sogno a una realtà matura del panorama indie britannico. Negli anni successivi la band mantiene un ritmo di tour internazionale intenso. La vita in tournée e le responsabilità legate al successo contribuiscono però a far emergere la necessità di una pausa riflessiva. Per questo, nel 2015, i White Lies decidono di prendersi un anno sabbatico. Non una rottura drammatica, ma una scelta voluta per metabolizzare quanto fatto e capire la direzione futura. In seguito, Harry McVeigh dirà: "Avevamo bisogno di prenderci una pausa e capire chi eravamo diventati. Avevamo iniziato poco più che ragazzini e all'improvviso ci siamo ritrovati a essere una band con responsabilità, aspettative e un pubblico che ci seguiva in tutto il mondo." Quando i White Lies tornano nel 2016 con Friends, pubblicato il 7 ottobre, è subito evidente che qualcosa è cambiato. L'anno sabbatico ha permesso loro di guardare oltre i propri riferimenti storici e di esplorare territori sonori prima inesplorati. Friends segna una nuova fase. Il suono si apre a influenze synth pop e indie rock, senza abbandonare del tutto la drammaticità post-punk che li aveva resi riconoscibili. Non è un rinnegamento del passato, ma un'evoluzione naturale. Nelle interviste, i membri della band hanno spiegato che dopo la pausa hanno capito che era più importante rimanere fedeli a ciò che sentivano, invece di inseguire aspettative esterne. Nel 2019 arriva Five, seguito nel 2022 da As I Try Not to Fall Apart. Questi ultimi lavori mostrano una band che ha assunto maggiore controllo creativo. La produzione è stata gestita in gran parte internamente e la band ha mantenuto una direzione artistica coerente, pur continuando a collaborare con le etichette per la distribuzione. Harry McVeigh ha dichiarato che, pur essendo sempre stati paragonati a band degli anni '80, ora sentono di aver trovato un suono unico, personale e oltre i paragoni.
La maturità dei White Lies post 2015 si percepisce non solo nel suono, ma anche nell'approccio alla carriera. Non inseguono più il successo commerciale a tutti i costi e non cercano di seguire le mode. Hanno costruito un rapporto diretto e sincero con il pubblico che li ha seguiti lungo tutta la loro evoluzione. A quasi 20 anni dalla loro formazione, i White Lies occupano un posto speciale nella storia del rock alternativo britannico. Non hanno mai raggiunto i picchi commerciali di band come Interpol o Arctic Monkeys, ma sono stati una presenza fondamentale nel revival post-punk degli anni 2000. Hanno dimostrato che si può guardare al passato senza nostalgia, essere drammatici senza essere pretenziosi e rimanere fedeli a una visione artistica anche quando il mercato spinge in direzioni diverse. La loro parabola artistica, dalla rabbia adolescenziale dei Fear of Flying alla maturità consapevole degli ultimi album, è lo specchio di una generazione che ha dovuto confrontarsi con aspettative deluse, ma che non ha mai smesso di cercare bellezza e significato. Oggi rappresentano la prova che esistono ancora band capaci di costruire un percorso artistico coerente, crescere insieme al proprio pubblico e rimanere rilevanti senza rincorrere le mode. Non saranno stati i più famosi, ma sono stati autentici. E in un'epoca dominata dalla superficialità, questa autenticità è forse la forma più pura di successo. La loro musica continua a risuonare nelle cuffie dei nuovi ascoltatori, dimostrando che certi suoni, certe emozioni, certi bisogni dell'anima attraversano i decenni e parlano ancora oggi. Questo è stato Ombre Sonore, grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.